Ragazzoni, buongiorno a tutti. Allora, oggi vi porto un'impostazione che ho scoperto anch'io in questi giorni incidere veramente tanto, a prescindere poi dal resto, quindi dalla sense, eccetera, quindi in qualsiasi tipo di configurazione, in qualsiasi scenario, incide tantissimo, ma veramente tantissimo, e dopo ve lo farò vedere con delle clip sull'aim assist, quindi sull'effetto che ha l'aim assist sulla nostra mira. Io ho l'abitudine la sera, prima di andare a dormire, sto un po' sul divano e mi metto a vedere qualche gameplay, mi sono visto qualche partita di Shifty, qualche partita di Ketchup, e loro hanno l'abitudine di mettere alla fine della partita, prima che il video si chiuda, le loro impostazioni. Tendenzialmente fanno vedere quelle del controller e c'è un dettaglio molto frequente che è bene o male condiviso da tutti, tra tutti i top player di Warzone. Quindi andiamo a vedere di che si tratta. Cosa notate subito qua, diciamo che si discosta dal resto? Allora, L2R2 io li tengo a 20 perché ho un'impugnatura del pad, io ho un DualSense Edge e ho un'impugnatura del pad in cui tengo l'indice spesso appoggiato fra R1 ed R2, quindi mi capita a volte che andando a sparare, se ho una zona morta troppo bassa su R2, lancio granate, quindi lo premo erroneamente mentre sparo, mi interrompe la raffica e mi lancia la granata, quindi li ho messi a 20 così sto tranquillo. Cosa salta subito all'occhio? Lo 0 sulla levetta sinistra. Allora, questa è un'impostazione che hanno quasi tutti i pro player, quasi tutti, e l'ho notata per lo stesso motivo per cui salta all'occhio qui, perché è l'unico di tutti i valori che vediamo nella sezione della zona morta che viene impostato a 0, e ci sono fondamentalmente due motivi. Allora, il primo è il fatto che nel momento in cui dobbiamo scappare, dobbiamo iniziare appunto a correre, a scattare velocemente perché siamo hittati e ci dobbiamo dileguare, come noi sfioriamo, cioè muoviamo appena proprio di un mezzo millimetro l'analogico, inizia subito l'animazione dello scatto. Va abbinata con la zona morta massima, sempre della levetta sinistra, un po' più bassa, perché come vedete nel grafico, nel momento in cui io arrivo a metà corsa dell'analogico è come se fossi vicino al bordo. Di conseguenza lo scatto tattico automatico, che si attiva più o meno da metà corsa, tre quarti di corsa, si attiva molto prima, quindi nel momento in cui appunto, come dicevo, dobbiamo scappare via, si attiva molto più in fretta. Il secondo motivo per cui questo 0 incide in maniera pazzesca, raga, pazzesca, nel momento in cui lo proverete ve ne renderete conto, è assurdo. Considerate che io l'ho abbassata per provare, sono entrato in partita e dopo tipo la terza kill sono andato nelle impostazioni a controllare se io avessi modificato erroneamente, che ne so, la sense per dire, perché mi si incollava letteralmente, cioè io mi incollavo al bersaglio, il bersaglio correva ed era quasi come se la mira lo seguisse da solo. Perché questo? Perché tra i due aim assist, quello di destra e quello di sinistra, che viene definito aim assist rotazionale, quello che incide di più a livello proprio di, per dirlo in parole povere, di colla sul bersaglio nel momento in cui il bersaglio si muove, è sicuramente l'aim assist rotazionale, quindi quello di sinistra, quindi quello su cui va a incidere questa zona morta a 0. Che succede? Che bene o male noi abbiamo sempre il pollice sinistro appoggiato sull'analogico sinistro e non siamo mai completamente fermi, perché basta una minima pressione per tenerselo saldo sul pollice per dare dei micro input che, se noi abbiamo una zona morta minima a 2 a 3, non arrivano al pad, a meno che non abbiamo un drift chiaramente, ma ci arriviamo anche su questo. Nel momento in cui invece noi lo abbiamo a 0, noi praticamente in tutta la partita noi diamo sempre almeno un micro input all'analogico sinistro, e non serve spararlo per attivare l'aim assist rotazionale, cioè basta muoverlo leggermente. Se abbiamo un po' di drift è meglio ancora, perché a prescindere dalla pressione che noi esercitiamo, l'analogico
avrà costantemente un input di movimento. Quindi abbiamo l'aim assist rotazionale letteralmente sempre in funzione, raga, ma non lo dico tanto per dire, cioè nel momento in cui voi provate vi renderete conto che la forza dell'aim assist si moltiplica, cioè diventa una cosa veramente allucinante, cioè sembra veramente un aimbot, perché ci sono dei frangenti, soprattutto quando il bersaglio corre, che è incredibile, sembra quasi che lo segua da solo, cosa che se io rimetto il minimo a 3, come l'ho sempre tenuto, non succede, o comunque sì, succede in alcuni casi, perché magari so come farlo lavorare io, ma non mi succede con la stessa intensità. Non ci credevo manco io, non ci credevo, cioè non pensavo possibile che un'impostazione così apparentemente ininfluente potesse incidere in questo modo, perché è veramente allucinante, cioè vedete, continuo a ripeterlo, no? Perché non so come rendere l'idea. L'unico modo che avete per rendervene conto è provare. Quindi dovete entrare in game, vi buttate in una partita dove potete fare tante kill, cioè ovviamente non andate a provarla in ranked, vi buttate su casual, iniziate a sparare ai nemici in picchiata sul paracadute e noterete subito come il crosshair segua il nemico. Io adesso vi lascio qualche clip, sono poche, non è una cosa lunga, è una cosa di un minutino al massimo, così potete dare una prima occhiata all'effetto. Considerate, queste clip io le ho prese da 2-3 partite che ho fatto successivamente alla modifica di questa impostazione, quindi ce n'è una in cui dico bro, perché rimango scioccato. In quella kill si vede particolarmente come lo aggancia e come ci si incolla. Provate e fatemi sapere. Noi ci vediamo alla prossima, ciao belli. A terra tutte e due. Terra fatto. Drunk. Oh mio mi. Oh my god. Very finished. One hit. Knock knock. One knock. I think you in your back.